oggi facciamo una sciarpetta, un altro modello di sciarpetta utilizzando due tessuti diversi. Il tessuto che vediamo qua è il tessuto di Jola e trovate giù il link per acquistarlo online, e poi questo invece è un tessuto che avevo io che è raso, un raso abbastanza sostenuto, perché voglio realizzare un modello simile a quelli che avevamo già fatto prima insieme ma modificandolo. Come lunghezza io ho utilizzato 1,55 m in totale, quindi è 1,55 m in totale. Ti puoi regolare insomma tu con quello che preferisci di più. Come altezza 25. Ho stirato già la stoffa perché bisogna sempre stirarla. La prima cosa che devo fare è mettere dritto su dritto, quindi in questo modo, queste due parti. Metto gli spilli, li metto qua perché questa parte chiaramente ha la cimosa, quindi non voglio che esca il dritto ovviamente, e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte e fissiamo con gli spilli. Adesso andiamo a cucire queste due parti qua in macchina per cucire con un punto dritto normalissimo. Adesso cucio l'altra parte. L'apertura va stilata aperta, ecco qua, sia da una parte che dall'altra, in modo tale da appiattire il margine. Così, ben appiattiti. E qua facciamo la stessa identica cosa, aperto, e anche al dritto. Ora devo girare il mio rettangolo verso la parte più lunga, quindi in questo modo, facendo combaciare queste due parti, cioè le parti devono essere esattamente coincidenti. Metto gli spilli anche qua, cioè tutto intorno, perché qua devo cucire. Come sempre faccio, devo lasciare la parte del centro aperta, circa una decina di centimetri, quindi vado a mettere gli spilli. Qua lasciamo aperto e continuo a mettere gli spilli anche da questa parte. Ovviamente lo stesso discorso lo faccio anche qui. Ecco qua, io devo cucire tutta la mia sciarpa partendo dal centro, tutto qui e tutto qui. Poi secondo round dall'altra parte, cucendo tutta questa parte qui e questa, quindi lasciando solo la parte del centro aperta, perché mi servirà in un secondo momento per rivoltare la mia sciarpetta. Qua tolgo lo spillo e cucio. Giriamo e continuiamo. Faccio anche la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi lascio l'apertura al centro e cucio. E vado pian pianino. E abbiamo terminato di cucire. Negli angoli, come sempre, devo tagliare l'angolo in questo modo e in questo modo qua e anche qui. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte.
facciamo, ecco qua, facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, in modo tale da ridurre la stoffa che si trova in quel punto. Ora abbiamo la parte centrale, quindi l'abbiamo lasciata aperta. Adesso mettiamo la mano come facciamo sempre e lo rigiriamo al dritto. Ecco qua una parte e poi l'altra. Ecco qua, mi servo del girangoli come sempre per spingere i miei angoli verso l'esterno, in modo tale che prendano forma. Faccio la stessa identica cosa anche dall'altra parte. Ecco qua, veramente facile, proprio per principianti, progetto proprio semplicissimo. È rimasta chiaramente la parte del centro da chiudere. Lo posso fare in due modi, o a macchina oppure a mano. Io come al solito preferisco farla a mano, quindi rimbocco i margini all'interno in questo modo. Questa parte non la voglio stirare perché mi piace che rimanga così un po' bombattina, mentre questa parte la stiriamo, soprattutto la parte che devo fare a mano. Quindi questa parte qui che facciamo a mano, togliamo gli spilli, ecco qui, un filo che sia più possibile in tinta e gli aghi. Prendiamo un piccolo ago e lo cuciamo a mano. Ed ecco qui.